Buonasera a tutti e benvenuti nella mia pagina in Colibri. Oggi sono qui per raccontarvi una storia, il racconto biblico di Giona. Giona era una persona normale e conduceva una vita normale. Aveva una famiglia, una moglie, dei figli ed era un abile pescatore. Poi un giorno Dio lo chiamò, lo convocò per dirgli che aveva un compito molto più grande. Sarebbe dovuto andare nella città di Ninive per ristabilire l'ordine, poiché in quella città regnavano caos, disordine, lotta, scontri, morte. Quando Giona ascoltò il messaggio di Dio, ebbe paura e decise di fuggire dalla sua vita, di fuggire dalla parte opposta di Ninive. Si imbarcò immediatamente in una nave di marinai e trascorse 5 giorni con loro. Il 6° giorno ci fu una grande tempesta che durò per molto tempo. E i marinai compresero che quella tempesta era la rabbia di Dio nei confronti di Giona. Allora decisero di prendere Giona e di gettarlo in mare. Quando Giona cadde in mare, venne immediatamente inghiottito da una balena, divorato, ma era ancora vivo. Trascorse diversi giorni nel ventre della balena, impaurito, disorientato, confuso. E il 4° giorno la balena lo sputò su una spiaggia. E quando Giona mise il primo piede su quella spiaggia, si alzò in piedi e si rese conto che si trovò sulle rive della città di Ninive, dove Dio gli aveva detto di andare. E in quel momento Giona si rese conto di una cosa importante. Aveva compreso che la sua missione, la sua autorità era un qualcosa di superiore. Aveva appena riscoperto il suo grande potere e decise di incamminarsi verso quella città. Aveva capito qual era il messaggio di Dio. Perché ti racconto questa storia? Perché tutti noi abbiamo un compito, un'autorità. Tutti noi abbiamo un qualcosa che ci viene assegnato dalla nascita e che spesso rifiutiamo di vedere per condurre la nostra vita normale, la nostra vita piatta, abitudinaria. Qual è la saggezza nascosta dietro questo racconto? Qual è la saggezza che devi imparare da questo racconto, da questa storia? Che per quanto tu possa rinunciare, rifiutare a quella chiamata, prima o poi verrai inghiottita dalla stessa balena e sputato nel punto in cui saresti dovuto essere anni prima. Hai la possibilità di scegliere. Hai la possibilità di scegliere se accettare ora quella tua chiamata e lasciare la tua vita, la tua zona di comfort, per intraprendere quel viaggio duro, impegnativo, ma necessario. Oppure puoi rifiutarla e scegliere di soffrire per anni e anni e poi trovarti lo stesso nel punto in cui saresti dovuto essere. Hai la possibilità di decidere ora il tuo destino.
Qual è la tua scelta?